L'altare di Rattis è uno dei monumenti più importanti dell'arte longobarda, rinvenuto a Cividale del Friuli, in quanto questa zona era un ducato molto importante. L'altare è realizzato in pietra d'Istria, una pietra bianca e calcarea, e sappiamo che inizialmente, cioè originariamente, era colorato, quindi appariva molto diverso da come lo vediamo oggi. Siamo in grado di datarlo e di riferirlo appunto a Ratchis, che era questo duca e re dei Longobardi, grazie a un'iscrizione nella parte alta dell'altare. I quattro lati dell'altare sono decorati a bassorilievo, è un bassorilievo molto poco sporgente e ricorda molto le decorazioni che venivano realizzate nel campo dell'oreficeria. Sul paliotto, quindi la parte frontale dell'altare, è rappresentata la Maiestas Domini, cioè Cristo in mandorla, e notiamo che questa mandorla, che solitamente nell'iconografia appariva piatta, qua è fitomorfa, è realizzata con delle foglie di palma. Attorno al Cristo abbiamo due serafini e la mandorla è retta da quattro angeli con delle mani molto grandi, come a simboleggiare il peso della fede. Al centro in alto vediamo la mano di Dio. Dal punto di vista stilistico notiamo queste figure sproporzionate, molto lontane da uno stile naturalistico, con questi volti a pera rovesciata che, come abbiamo detto, sono caratteristici dell'arte longobarda, e questi panneggi rigidi, grafici, che non tengono per nulla in considerazione nel movimento, nel volume dei corpi. Il tutto è sicuramente caratterizzato dall'horror vacui, con questi fiori e queste crocette che vengono inserite negli spazi vuoti. La parte tergale, quindi il retro, presenta la fenestrella confessionis, che è quella piccola finestra centrale dalla quale si potevano osservare le reliquie, e ai lati delle croci decorate e sempre dei fiori in questa ottica dell'horror vacui. E molto interessanti sono i pannelli che si trovano lateralmente. Questo rappresenta l'adorazione dei magi. Notiamo la Madonna con il bambino in braccio, i tre re magi visti di profilo e quell'angelo in alto messo in quella posizione trasversale come ad indicarci il volo e anche a riempire comunque lo spazio sovrastante. In più parleremo anche di quella figura che si trova dietro al trono. A livello stilistico troviamo le stesse caratteristiche della Maiestas Domini del Paliotto, quindi questi rigidi panneggi, queste figure sproporzionate, per nulla naturalistiche, e sempre i volti a pera rovesciata. Per quanto riguarda i volti, notiamo che le figure sacre portano incisa una croce sulla fronte. Le proporzioni sono gerarchiche, quindi la Madonna e anche il bambino sono molto più grandi rispetto ad esempio ai re magi. Per quanto riguarda la figura che si trova dietro al trono, è una figura di donna in cui alcuni vedono la moglie del duca Ratchis e altri vedono la personificazione della Chiesa. Ci sarebbero elementi a sostegno di entrambe le teorie. Notiamo che le figure sacre in questo bassorilievo sono tutte rappresentate con il volto che guarda verso lo spettatore, il che potrebbe suggerire che si tratti della personificazione della Chiesa. Eppure la sua dimensione, il fatto che sia molto più piccola degli altri personaggi, potrebbe intendere che si tratti invece della moglie del duca. L'altro laterale rappresenta la visitazione, cioè l'incontro fra la Madonna ed Elisabetta. Notiamo qui queste lunghe braccia, quasi annodate in questo abbraccio, e quasi a prefigurare il destino simile che queste due donne avranno, perché entrambi i loro figli saranno martirizzati. Queste figure sono inserite in un'architettura che però diciamo che è lì a riempire lo spazio. Anche questa pianta, questa piccola palma, insomma, serve a riempire lo spazio, anche se alcuni hanno visto in questa raffigurazione quella di un chiostro. I riquadri a bassorilievo sono tutti incorniciati da dei rilievi di nastri intrecciati, il che mostrano sicuramente, insieme alla meticolosità dell'iscrizione che è posta sopra l'altare, comunque una certa perizia tecnica.
che per questo non si può ritenere che le raffigurazioni che appaiono rozze e diciamo barbariche siano espressione di una invece imperizia.